Oggi parleremo del pittore olandese Vincent van Gogh, considerato il pittore malato per eccellenza. La natura della sua malattia incominciò a manifestarsi già prima dei 30 anni e abbiamo numerose testimonianze attraverso le lettere che egli scrisse al fratello Teo. La sua crisi si manifestava attraverso allucinazioni e attacchi di tipo epilettico, tanto che il pittore cadeva spesso in una profonda depressione e ansietà. Faceva però anche uso di una bevanda altamente tossica in voga all'epoca che era l'assenzio, tra l'altro usata anche da altri artisti come Degas, Monet e Toulouse-Lautrec. Nel 1889 abbiamo un episodio molto significativo della sua vita. Infatti, un anno prima della sua morte, egli ebbe una grande discussione con Paul Gauguin e si recise addirittura un orecchio. Un suo autoritratto testimonia l'episodio di automutilazione di questo orecchio che poi regalò ad una prostituta e che contrassegnò appunto la sua malattia. Alcune pitture furono ispirate da allucinazioni visive, in grado di alterare il senso cromatico e la percezione di forma e dimensione. Egli guardava la realtà da prospettive non ordinarie. Uno degli ultimi dipinti è questo campo di grano. In uno di questi campi Vincent van Gogh si sparirà e di lì a 2 giorni morirà, è l'anno 1890. L'inquietudine e lo smarrimento comunque caratterizzano anche la pittura e la vita di un altro grande artista, Antonio Ligabue, dallo stato mentale dissociato. Si racconta che egli si recasse spesso in riva al Po e si abbandonasse a strane danze, mimando anche i movimenti e i gesti degli animali, emettendo anche forti urla e rotolandosi nel fango con i colori stessi con i quali poi dipingeva. L'arte di Ligabue è viva, selvatica, selvaggia, ha il sapore della terra, del sangue e del coraggio. Le composizioni alle quali diede origine sono aggressive, tumultuose, stridenti, ma presentano sempre un grande equilibrio. La sua è una pittura istintiva, passionale e irruenta. Camille Claudel fu una scultrice francese di rara bellezza, amica, amante e allieva del grande Auguste Rodin, di 24 anni più grande di lei. Lei si appassionò alla scultura già all'età di 13 anni e a 19 divenne invece la pupilla del maestro Rodin. Nel 1893 Rodin si rifiutò di sposarla ed ella cadde in una profonda depressione, tanto che la sua malattia fu caratterizzata, oltre che da ossessioni, anche di una depressione con forte mania di persecuzione. Ella si rinchiuse allora nel suo atelier, in solitudine con i suoi gatti, i ragni e i marmi, che completò ma poi distrusse a colpi di martello, vere e proprie esecuzioni come lei le chiamava. Nel 1913 fu per questa rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Vi rimarrà per 30 anni, fino al 1943, quando all'età di 79 anni morirà. Al funerale non parteciperà neppure il fratello. Anche il pittore norvegese Edvard Munch fu affetto da una sindrome schizoide. Tutta la sua angoscia si riversa infatti in un suo celebre dipinto, Il grido, del quale egli stesso scrisse: «Una sera passeggiavo per un sentiero. Da una parte stava la città e sotto di me un fiordo. Ero stanco e malato. Mi fermai e guardai al di là del fiordo. Il sole stava tramontando, le nuvole erano tinte di un rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura. Mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero. I colori stavano urlando». Il dipinto fa parte di una serie di opere intitolata Fregio della vita e raffigura un uomo che si rifiuta di sentire il suo stesso urlo di dolore. L'alterazione ai fini espressivi della realtà, della forma e del colore, con contorni dissolti, forme indefinite e colori irreali e contrastanti, permette a Munch di dare una personalissima interpretazione dell'angoscia esistenziale dell'uomo appunto, e di renderla visibile, la diffonde nell'animo di chi la contempla. Tratti ondulati sono associati a linee diagonali e danno un senso di grande dinamicità che provoca tensione e senso di inquietudine.
La sua visione pessimistica della società e del mondo e il suo grido diventano il simbolo delle ansietà e le inquietudini di un secolo intero. Come disse Salvador Dalì, l'unica differenza tra me e un folle è che io non sono folle. Vi aspetto alla prossima puntata.